e benvenuto al mio video corso sull'approcciamento della verticale. Prima di iniziare vorrei aggiungere una piccola parte introduttiva aprendo qualche parentesi. Parto già dal presupposto che sono di origini russe, quindi se vedrete che sbaglio qualche congiuntivo, parto già con le mani avanti. Il motivo per cui ho scelto di fare questo video è perché da qui posso spiegarti ogni singolo dettaglio, ma soprattutto posso mostrarti la tecnica, dove posso usarmi anche come cavia da esperimento, dove vi mostro gli errori che non dovete fare, mostrando diversi tipi di cadute che voi affronterete più avanti. Quindi partiamo già dal presupposto che per farla verticale di cadute ne farai tantissime ed è normale comunque. Proprio come i bambini piccoli che cadono prima di imparare a camminare, continuano a rialzarsi, a non arrendersi, continuando sempre a cadere finché non raggiungono i loro primi passi. Quindi il nostro corpo stimola piano piano attraverso i nostri errori, aiutandoci sempre a migliorare verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Un'altra cosa fondamentale che voglio aggiungere è che bisogna avere tanta pazienza nella verticale e bisogna mantenere il sangue freddo, perché la verticale è molto bastarda. Certi giorni ti viene, stai migliorando, ti senti felicissimo, poi da un giorno all'altro proprio calo totale, non riesci più a rialzarti, come se fossi tornato al punto di partenza, non riesci neanche a salire, non riesci neanche a tenere un briciolo di secondo. Può succedere, ci sono passato anch'io comunque, è una fase normalissima. In questo caso è inutile arrabbiarsi, continuare a fare le salite con la rabbia, sclerando perché non ti viene la verticale. Cerca sempre di mantenere il sangue freddo, concentrati, conta fino a 10, aumenta i tempi di recupero piuttosto, però mantieni sempre la calma, non arrabbiarti. Fare le robe con rabbia così non vi porterà a niente. Un'altra cosa che vi voglio dire è che non esiste la scheda su come imparare la verticale, perché è una skill che richiede tecnica, non è forza. Non puoi imparare ad eseguire la tecnica solamente leggendo su un foglio di carta. Un conto è la planche o il muscle up agli anelli o il front lever o il back lever, che sono skill che richiedono anche tecnica, però la maggior parte è forza. Lì è un conto, però le skills che richiedono tecnica come freestyle per esempio non esiste la scheda. Quindi non esiste la scheda su come imparare la verticale, ma esiste la scheda di potenziamento per la verticale. Esiste la scheda di potenziamento che ti potenzia le spalle, i polsi, ti condiziona i tendini, ti dà la resistenza del corpo. Questa scheda esiste, che infatti la troverai in PDF in questo pacchetto che hai acquistato. Quindi non confondiamo queste due cose. Tecnica e potenziamento sono due robe diverse. E passiamo ora ai prerequisiti per la verticale. Per fare la handstand, uso il termine inglese che è più figo, servono prima dei prerequisiti. Quali sono questi due prerequisiti? Sono la forza e la mobilità. Parliamo ora di forza. Ovviamente la forza è riferito alle persone che non riescono nemmeno a reggersi in verticale con la schiena appoggiata al muro, coloro che non hanno forza sufficiente nelle braccia da reggere il proprio corpo. E qual è l'esercizio adatto per voi se non riuscite a reggere il vostro corpo? Sono i dips alle parallele per esempio, perché in questo caso bisogna per forza avere la forza base di spinta sufficiente per riuscire almeno a reggere il proprio corpo in verticale. Non puoi pretendere di imparare la verticale senza avere ancora la forza base. Quindi per quanto riguarda le donne vi consiglio di padroneggiare i dips almeno dai 3 ai 5 ripetizioni di dips come base. E per gli uomini facciamo il doppio, dagli 8 ai 10 ripetizioni di dips, così avrete la forza sufficiente di spinta dei tricipiti. E come devo imparare i dips? Che esercizi devo fare? Semplicemente cerca su YouTube come iniziare calisthenics gaggi, troverai il video appositamente per i neofiti, per coloro che sono alle prime basi, dove spiego gli esercizi su come imparare i dips, le trazioni alla sbarra, i piegamenti per terra. Questo video fa per voi. Una volta che raggiungi le prime ripetizioni di questi movimenti, puoi iniziare l'approccio alla verticale. Per quanto riguarda la mobilità invece, che questa è la parte un po' più complessa, in questa categoria sono presenti sostanzialmente 3 livelli di difficoltà. Al terzo posto c'è la mobilità dei polsi, che se la cosa ti fa stare bene io sono bocciato in questa categoria. Allora, per quanto riguarda i polsi facciamo prima di tutto il test di mobilità del polso. Come la facciamo? Provate a mettervi esattamente in questa posizione, in questo momento qui, vi mettete in questa posizione qua, stendete la mano, vedete? Stendete bene le vostre dita, anche i pollici, così,
e da qua dovete tirare semplicemente sul palmo della mano fin dove riuscite. L'obiettivo è arrivare a 90 gradi fino a qua. Guardate un po' fin dove arrivo, vi giuro che non lo sto facendo apposta. Oh, mi si piegano le dita, non riesco più a tenerle tese. Cioè, vedete, questo è il mio massimo livello di mobilità del polso. Non riesco ad arrivare a 90 gradi così. C'è chi arriva anche senza allenarsi proprio. In particolare sono le donne. Quindi guardate bene. Da qui. Infatti quando faccio la verticale a terra per me è un po' più faticoso rispetto alle parallele. Poi ci arriveremo anche a quel discorso, perché sento tirare tanto questa parte. E come devo allenare questo esercizio per migliorare bene la tenuta? Semplicemente facendo gli allungamenti dei polsi e degli avambracci, in questo modo. Appoggio presa supina a terra, poi potete alternare la presa mettendo anche la presa prona normale, presa cubitale, allenando diversi tipi di varianti. Questo è un buon esercizio. Oppure potete fare le lean planche in presa prona, in questo modo, che vi permette di allenare bene la mobilità del polso. Al secondo posto abbiamo la retroversione del bacino lombare. Esattamente ci mettiamo in questa posizione e da qui cerchiamo di contrarre i glutei e gli addominali mantenendo una specie di gobba nella zona lombare, specialmente per le ragazze che diventa più difficile, perché la maggior parte delle ragazze hanno il sederino all'infuori, quindi cercate di mettervi in posizione antisessuale mantenendo questa gobba, che è l'ideale quello. E per mantenere la retroversione del bacino basta allenare le famose barchette, le famose hollow body, che sono le basi per allenare la hollow. E per quanto riguarda questo test di mobilità non è così importante, quindi se non riesci a tenerlo, se sei bocciato, fa niente, perché le prime verticali vengono sempre in linea neutra o leggermente inarcate, perché il nostro obiettivo è raggiungere i 10 secondi di verticale. La retroversione di solito la si impara dopo i 30 secondi o dopo i 40 secondi di verticale, ma ci arriveremo piano piano a quel discorso. E al primo posto, parlando dei livelli di mobilità, che è quello molto importante, che per fortuna sono promosso in quella fase, è la mobilità di spalle, che questa è la cosa molto importante. Se vuoi evitare di tenere la verticale di forza, ovvero con le spalle leggermente sbilanciate avanti, se vuoi evitare di stancarti anche molto prima nel tenere l'isometria, devi imparare ad aprire le spalle in questo modo qui, cercando di mandarle indietro. Devi incassare le spalle perché si devono appoggiare, devi trovare quella specie di appoggio, non devi farla di forza, ma va fatta di tecnica, cioè di appoggio, di tenuta. Così puoi anche triplicare i tempi di tenuta in questa posizione qui. E per farlo infatti devi saper aprire con le braccia dietro le orecchie. Facciamo adesso il test di mobilità per le tue spalle per sapere il tuo livello di apertura. Ci sono alcuni esercizi. Primo esercizio possiamo provare di fare l'arch body a terra, il classico Superman. Pancia a terra, inarco la schiena tirando su le braccia e le gambe. Tengo giù la testa e braccia tese sopra le orecchie. Se non riesci a distendere i gomiti, mantenendo le braccia sopra le orecchie con i gomiti tesi, vuol dire che hai le spalle rigide, perché la maggior parte di persone, per quelli rigidi intendo, loro tendono a flettere leggermente il gomito, non riescono a tenere i gomiti tesi in quella posizione. Un altro esempio che ti posso fare sono le classiche, le famose dislocazioni con il bastone. Per coloro che non riescono a fare almeno 100 cm di distanza, le dislocazioni, o facciamo 90 cm di distanza di dislocazioni che lo fanno con una presa esageratamente larga, loro hanno le spalle rigide. Quindi voi dovete allenare bene la mobilità, questo è molto fondamentale per la verticale e per allenarlo dovete fare appunto le famose dislocazioni con il bastone, al limite fatelo anche zavorrato con 2 kg sopra, poi potete farlo anche in presa sia prona che in presa supina, che quella supina è leggermente più difficile. Oppure un altro esercizio bellissimo per la mobilità attiva delle vostre spalle è il famoso ponte a terra. Questo è il top dei top. Ma se non riuscite proprio per il ponte, se è un po' avanzato per voi, fate le classiche dislocazioni col bastone. Quello è già più che sufficiente come esercizio. Infatti le dislocazioni col bastone le troverai anche sulla mia scheda in PDF dentro questo pacchetto.
La verticale generalmente nel mondo del calisthenics la facciamo o a terra o alle parallele. Ma qual è il livello di difficoltà tra i due? La verticale a terra decisamente quella più difficile, per chi non lo sapesse. E questo perché? Nella verticale a terra usiamo sostanzialmente le nostre dita per impedire appunto la caduta in avanti, dando appunto la pressione con le dita contro il pavimento. Possiamo impedire la caduta in avanti ma non la caduta all'indietro, appunto perché non abbiamo le dita qui dietro sui palmi della mano. Infatti coloro che allenano la verticale a terra hanno più probabilità di cadere all'indietro. E come deve essere la posizione dei polsi? I polsi devono essere leggermente girati all'infuori e questo è il mio consiglio. Non c'è il giusto e il sbagliato, perché c'è gente che tiene anche i polsi completamente in presa prona. Lì è personale la tecnica. Un altro trucchetto che ti posso dire è che ci sono due tecniche diverse di appoggio delle dita. C'è l'appoggio con le dita distese, che è quello che faccio io, e poi l'appoggio con le dita piegate, che utilizzano anche alcuni verticalisti circensi, che questo aiuta di più a dare pressione contro il pavimento. Quando per esempio stiamo per cadere in avanti puoi dare molta più pressione avendo le dita piegate. Ma anche lì è personale la tecnica, io personalmente mi trovo scomodo mantenere una presa così, quindi vedi tu dove sei più comodo. E poi abbiamo la verticale alle parallele, che è molto più facile rispetto a terra, perché utilizziamo i polsi rispetto alle dita. Se paragoniamo la forza delle dita rispetto ai polsi, chi cosa vince? Ovviamente il polso. Un altro vantaggio che possiamo avere mentre facciamo la verticale alle parallele è che con i polsi possiamo avere il controllo a 360 gradi, quindi possiamo evitare la caduta sia quella in avanti che quella indietro, ciò che a terra non puoi appunto fare. A terra, dato che utilizziamo le dita, possiamo evitare la caduta in avanti, ma non all'indietro, quindi il controllo diventa a 180 gradi. Puoi controllare solo la parte in avanti. Quindi avete capito la differenza tra i due? E passiamo ora alla forma del corpo nella verticale. Per quanto riguarda gli occhi, essi devono essere rivolti leggermente verso i pollici. Quindi cerca di non aprire con la testa, altrimenti la schiena tende ad inarcarsi in questo modo e il giorno seguente ne risentiranno tanto i tuoi lombari. E come deve essere la forma della schiena nella verticale? L'ideale ovviamente è mantenere la retroversione del bacino, ma per coloro che devono ancora intraprendere la verticale, la linea deve essere neutra della schiena. Quindi coloro che dicono che la verticale deve essere tenuta solo ed esclusivamente in retroversione e basta è una cazzata, perché la retroversione del bacino la si inizia ad allenare dopo che hai almeno una trentina secondi di verticale in linea neutra. Sappi che nessun principiante può imparare subito i primi secondi di verticale in retroversione del bacino, nemmeno io. La mia prima verticale era anche inarcata schienata. Ci ho messo un bel po' ad imparare a raddrizzare la forma della schiena, almeno dopo una trentina di secondi come minimo. Per quanto riguarda invece le spalle durante la verticale, devo spingere con le spalle o devo incassarle dentro? Molti sostengono che bisogna spingere con le spalle. Anche nella ginnastica artistica mi è sempre stato insegnato che bisogna spingere, ma man mano che miglioravo nella verticale, miglioravo nelle tenute, nelle robe dinamiche, nella verticale a un braccio, ho scoperto che è una cazzata spingere con le spalle. Il vero trucco è incassare, quindi la risposta giusta è la B. Non si spinge con le spalle ma bisogna incassarle dentro. Perché bisogna incassarle dentro? Perché c'è molta più resistenza quando c'è l'appoggio, che già la verticale è difficile di sé a tenerla. In più se spingo con le spalle faccio molta più fatica. Faccio un esempio assurdo. Quando sto in verticale ad una mano, io non sto spingendo con la spalla come vedete. Adesso sto spingendo e faccio molta più fatica. La spalla ce l'ho incassata dentro, perché se spingo faccio molta più fatica e spreco molte più energie del dovuto. Un altro esempio stupido che ti faccio: quando sto in sospensione con una gamba, con la gamba sto spingendo contro il pavimento o sto in incasso, in appoggio normale? Ovviamente la seconda, sto normalmente in appoggio, non sto a spingere contro il pavimento mentre sono in sospensione con una gamba. Stessa identica cosa in verticale, non sto a spingere, sto semplicemente in incasso come quando sto in piedi. La spinta quando è che bisogna farla con le spalle? Solo quando faccio movimenti dinamici, per esempio quando cammino in verticale, in quel caso devo spingere con le spalle. Oppure quando voglio fare verticale cambio, in questo caso spingo con le spalle. Capito la differenza? Quindi nei movimenti dinamici devo spingere con la spalla, ma nei momenti isometrici, dove non sto a spingere, dove sto solo in appoggio, in isometria, devo tenere la spalla incassata.
La retroversione, la linea della schiena la si può sempre tenere in hollow anche se stai con le spalle incassate, quindi non pensate che mantenendo le spalle incassate perdete la forma della schiena, è una cazzata. La hollow la si può tenere anche con le spalle incassate, ricordatevelo. Quindi imparate bene a mantenere questo incasso con le spalle che vi aiuterà tanto a mantenere l'isometria nella verticale. Infatti nella scheda di potenziamento c'è anche questo esercizio che si chiama attivazioni scapole nella verticale al muro, dove lavorate tanto sull'attivazione della scapola. Spingo, incasso, spingo, incasso. Per andare ad approcciare la verticale è necessario saper cadere prima, per salvarsi il culo dalla caduta. Un altro consiglio che ti voglio dare, se mi permetti, è di non allenare solo la verticale al muro, perché così non imparerai a fare due passaggi fondamentali. La prima è lo slancio iniziale di partenza, perché devi saper dare lo slancio costante con una velocità costante, appunto per bloccare il tuo corpo in verticale. Qualora che tu lo faccia su un rialzo, ovvero sulle parallele, oppure a terra. Devi saper sempre dare la velocità costante per bloccare il tuo corpo. E un'altra cosa che non imparerai se alleni la verticale solo al muro è la caduta in avanti. È una cosa molto fondamentale, va per forza imparata. Può darsi che tu mi impari a tenere la verticale allenandola solo al muro, raggiungi i 10 secondi, buon per te. Però il mio obiettivo è quello di insegnarti la verticale libera senza nessun tipo di aiuto, privo di assistenza. E questo è l'obiettivo principale. Entriamo ora nel discorso delle cadute. Molto spesso la gente quando sta per cadere in avanti vanno in panico, non sanno cosa fare e di conseguenza sbattono l'anca o le chiappe e quindi rimane ferma per qualche giorno. Ed è normale, sono cadute lievi, comunque nulla di così grave. Quindi se vuoi evitare di prenderti una bella botta devi saper padroneggiare 3 tipi di cadute. Tra queste 3 tipi di cadute una è obbligatoria, le altre 2 non lo sono. Partiamo dalla prima che non è obbligatoria. La prima caduta è la caduta arrivando in ponte. Questo lo possono fare coloro che hanno una buona apertura del torace, coloro che hanno una buona apertura della schiena. Di solito lo fanno specialmente le ragazze, che loro sono più flessibili. Quindi questo è il primo tipo di caduta che puoi fare. Secondo tipo di caduta è la capovolta in avanti. Anche quella non è obbligatoria, perché finché tu puoi fare la capovolta in avanti sull'erba, sul materassino, su un pavimento più morbido, ok, è un conto. Però se dovessi fare la capovolta in avanti in un cemento, su un pavimento molto più spesso, più duro, lì cambia diversamente. Ti fai sempre male alla colonna, ai dischi della colonna vertebrale, man mano che ti chiudi. Infatti per fare la capovolta bisogna piegare le braccia appoggiando con la testa e chiudersi con il corpo in forma ovale proprio, a uovo, così l'impatto diventa più fluido. Quindi la capovolta è importante ma non è obbligatoria, si può farne anche a meno, ripeto. E infine passiamo al terzo tipo di caduta, che è quello obbligatorio, che vi consiglio di impararlo assolutamente, che vi può servire per fare la verticale sulle parallele alte, parallele basse, ovunque in poche parole, è la ruota a mezzo giro. Quindi nel momento in cui stai per cadere avanti devi saper fare questo mezzo giro, girando laterale a forma di ruota. Infatti qual è il prerequisito per fare questo tipo di caduta? È la ruota normale, classica ruota da ginnastica artistica. Infatti se cerchi su YouTube, scrivi la ruota tutorial Gaggi, troverai il video dove spiego come bisogna imparare a fare la classica ruota a terra. Quindi se non sai fare la ruota, imparala. Poi dopo che hai imparato la ruota impari a fare mezzo giro. Adesso ritorniamo un attimo al discorso precedente. Quando faccio la ruota a mezzo giro nel momento in cui sto per cadere in avanti, in questo caso devo incassare la spalla o spingere? In questo caso spingo, perché è un movimento dinamico, vi ricordate? E essendo un movimento dinamico, in questo caso devo spingere con la spalla per fare il mezzo giro. Un altro errore che succede spesso, o almeno lo fanno i miei allievi, che il mezzo giro va fatto solo in caso di caduta in avanti, quando non c'è più speranza di tenere la verticale, perché molto spesso alcuni fanno il mezzo giro mentre sono dritti in verticale. Quando sei in verticale non ha senso di fare il mezzo giro e cadere subito giù, piuttosto tieni la verticale, giochi con i polsi, giochi con le spalle finché il corpo non inizia a perdere il controllo. Quindi ricordati, solo nel momento in cui cadi avanti, in cui non c'è più speranza di tenere la verticale,
e per salvarti il culo di conseguenza ti deve venire questa reazione rapida del mezzo giro e arrivi in piedi. E una volta che hai imparato a cadere dalla verticale sei libero di fare tutti i tentativi che vuoi da solo e finalmente possiamo passare al prossimo argomento che è lo slancio di partenza. Come deve essere lo slancio? I principianti, per esempio, lo possono fare con le mani già appoggiate al pavimento, che così si sentono più sicuri. Gli intermedi invece è il contrario, senza le mani appoggiate al pavimento o con le mani sopra. Quando dai lo slancio in verticale, la divaricata delle gambe deve essere sagittale finché non arrivi in verticale. E una volta che sei in verticale puoi chiudere le gambe mantenendo la posizione full. Perché molto spesso succede che quando salgono su chiudono le gambe in partenza quando hanno ancora il corpo indietro e quindi tendono di conseguenza a cadere indietro senza completare l'oscillazione. Un'altra cosa che succede molto spesso, quando la gente va su in verticale tendono a cadere sempre all'indietro, non riescono ad andare in avanti. Questo perché avviene sostanzialmente? Perché hanno paura di sbilanciarsi avanti con le spalle. Prova a sbilanciarti avanti con le spalle nello slancio di partenza cercando di superare i tuoi polsi con le spalle. Vedi che voli subito su, ti assicuro. Quindi sbilanciati avanti con le spalle senza mandarle indietro. Non mandare indietro ma stai sempre in avanti e vedi che vai su in verticale subito. Però c'è anche la fregatura in questo esercizio. La gente che mantiene sempre lo sbilanciamento in avanti rischia di capottarsi subito perché lo slancio diventa forte e il corpo va subito avanti senza il blocco e la gente si cappotta oppure fa il mezzo giro, se sa cadere dalla verticale fa il mezzo giro per salvarsi il culo. Per evitare questo tipo di caduta, una volta che sei su in verticale devi fare l'opposto con le spalle. All'inizio le tieni sbilanciate avanti, ma dopo le mandi indietro, dietro le orecchie, per fare questo fermo, per fare il blocco. Infatti per capire questa tecnica, che è difficile, bisogna fare almeno una trentina di tentativi al giorno. Quindi cerca di darti lo slancio sbilanciandoti avanti con le spalle e una volta che sei su in verticale mandale subito indietro, braccia dietro le orecchie tese. Così dai una specie di blocco, una specie di fermo e basta. E poi sei libero di scendere. Prova a fare questi tentativi. Quindi ripeto, per fare queste salite in verticale dovresti fare una trentina di tentativi al giorno. Se riesci all'inizio allenamento quando sei fresco, quando il cervello è ancora bello stabile, e devi cercare di fare un blocco da mezzo secondo o da un secondo. Devi fare un fermo, avanti e fermi bloccando la verticale senza cadere in avanti. Ovviamente se lo fai sulle parallele devi dare più slancio appunto perché c'è il rialzo. Quindi così impari anche a gestire lo slancio di partenza. Sorpresa! Scusate per la mia ispirazione verso l'attore pelato di Brother. Comunque ora entriamo nella modalità più specifica della verticale, dove andremo ad analizzare più a fondo la tecnica. Quindi aprite bene gli occhi, statemi bene a sentire perché questa è la vera chiave della tenuta. L'argomento in questione è il gioco di polsi e di spalle. Vi farò vedere la differenza sia a terra che alle parallele. Per quanto riguarda la verticale alle parallele, che è quello più facile, una volta che hai imparato a darti uno slancio con una velocità ben elevata e riuscire a fermare il tuo corpo, da lì non rimane altro che giocare con i polsi e con le tue spalle. Parliamo ora dei polsi. Se sto per cadere in avanti, con il polso devo cercare di spingere in giù, in questo modo, per evitare appunto la caduta frontale. Se invece cado indietro, l'opposto. Vado indietro con il polso, spingo all'indietro. Quindi prima di tutto devono intervenire i polsi per impedire al vostro corpo di cadere. In alternativa, se la forza dei tuoi polsi non basta, intervengono le spalle. Se sto per cadere in avanti, devo spingere in giù con i polsi, come vi ho illustrato prima, e di conseguenza se la forza dei polsi non basta, se devi intervenire con le spalle le mando indietro, braccia dietro le orecchie. Quindi questa è la soluzione. La schiena può essere anche inarcata, è difficile stare dritti in quella posizione, soprattutto nel momento in cui stai per cadere avanti, è difficile stare dritti, la schiena tende ad inarcarsi ed è normale comunque.
L'obiettivo principale è impedire appunto la caduta. La reazione deve essere ben rapida, devi subito percepire che stai per cadere e di conseguenza giochi con il polso e come arma di riserva intervengono le spalle, se la forza dei polsi non basta per impedire la caduta. Stessa identica cosa se sto per cadere all'indietro. Con il polso intervengo facendo l'opposto, in questo modo, per impedire appunto la caduta. Se non basta, con le spalle mi sbilancio in avanti, tipo in planche, mi sbilancio in lean, mi sbilancio in avanti. Però la reazione deve essere veloce, non dovete farlo con calma, non deve essere la velocità media, molto rapidi comunque. Il blocco deve essere subito. Infatti, una volta che vi siete messi nel vostro baricentro, concentratevi sul vostro corpo, ascoltate ogni singolo sbilanciamento. Appena sentite che state per cadere in avanti, subito anticipate con il polso e di conseguenza le spalle. È questa infatti la tecnica più difficile. Per apprendere questa reazione ce ne vuole di tempo. Dovete fare tantissimi tentativi, dovete cadere tante volte. Ce ne vuole per apprendere. Quindi dovete potenziare anche voi i polsi. In caso di ritardo della reazione dovete avere la forza sufficiente da riuscire a reggere lo stesso il vostro corpo. Quindi coloro che hanno i polsi deboli dovete eseguire al 100% la tecnica. Un millesimo di secondo di ritardo se fai la reazione con il polso, se stai per cadere avanti, non ce la farai perché non hai la forza sufficiente. Devi eseguire la tecnica al 100%, coloro che hanno i polsi deboli. Coloro che hanno i polsi forti possono anche tardare di millesimo di secondo in più. Ci sono sempre limiti anche in quello. Per quanto riguarda l'esercizio di potenziamento per il polso, lo troverete appunto nella scheda compresa in questo manuale in PDF. Per quanto riguarda la verticale a terra è la stessa identica cosa. Se sto per cadere in avanti, spingo in giù con le dita per evitare la caduta e la soluzione alternativa è mandare indietro le spalle. Però se cado indietro, lì dovete solo sbilanciarvi avanti con le spalle, perché fare l'opposto con il polso è difficilissimo. Ci sono tantissimi tipi di assistenza per apprendere la verticale, però io non voglio bombardarti la testa mostrandoti ogni singolo tipo di assistenza, che poi il video diventerà molto più lungo del solito. Io te ne mostrerò solo due, che sono ben efficaci, che potresti inserirli tranquillamente nella tua sessione di allenamento. Il primo tipo di assistenza, che è quello semplice quanto efficace, è l'assistenza con l'aiuto della sbarra. Innanzitutto serve una sbarra che sia leggermente più alta della vostra testa. In caso mio sto utilizzando questa che è alta quasi 2 metri. Funziona esattamente in questo modo. Le mani devo cercare di metterle esattamente sotto la sbarra. Una volta che vado su devo tenere le gambe tese e mi appoggio sopra e l'altra la infilo sotto. Guardatemi attentamente, ve lo faccio vedere. Quindi parto qui, le mani esattamente sotto la sbarra, su e l'altra infilo sotto, così. Cerco di stare su, le gambe le divarico leggermente in sagittale in questo modo, come vedete, così, e sto in assistenza. Se cado in avanti mi assisto con la gamba destra, se cado indietro mi assisto con la sinistra, e viceversa, così. Questo è un buon metodo di assistenza che potresti utilizzare nella tua sessione di allenamento e per scendere piego una gamba e scendo giù. E se non dovessi avere la sbarra, in caso alternativo puoi fare l'assistenza al muro, va più che bene. Passiamo ora al secondo tipo di assistenza, che è quello più avanzato e grazie alle cavigliere. Più chili sono, più diventa più semplice. In pochi ne risentiranno la differenza. Qual è l'aiuto che ci possono dare le cavigliere? Quando andiamo su in verticale ci aiuta a schiacciarci contro il pavimento grazie alla forza di gravità. Vi faccio vedere. Cerchiamo di andare su. Opla! Già sento la differenza che è più semplice il controllo, perché mi sento proprio schiacciare giù grazie alle cavigliere. Però ripeto, in pochi ne risentiranno la differenza. Quando sei già vicinissimo alla verticale, prova a farne uso di queste. Ti consiglio di procurarti cavigliere da 1,5 kg, massimo 2 kg, però non è un metodo obbligatorio, si può farne anche a meno di queste. Ed eccoci giunti alla conclusione. Abbiamo visto un po' tutto, abbiamo visto le cadute e come gestirle, abbiamo visto lo slancio di partenza, il gioco di polsi, il gioco di spalle.
c'è anche la scheda di potenziamento che è in PDF in questo pacchetto. Diciamo che io vi ho messo tutte le carte in tavola, il resto però dipende tutto da voi. Un'altra cosa che voglio dirti: non esagerare troppo con le verticali, perché possono venire tendiniti ai polsi e agli avambracci, ed è normale perché è dovuto alla mancanza di condizionamento. Al limite, se ti fanno tanto male, puoi cercare su YouTube e scrivi Gaggi tendinite. Avevo fatto un video dove spiego un metodo naturale di utilizzo di acqua calda e acqua fredda su come curare il tendiniti. Io personalmente utilizzavo questo metodo prima delle gare e mi ha aiutato, poi vedete voi. E soprattutto non arrabbiarti, perché in certi momenti succederà che migliorerai e altri giorni in cui non riesci a progredire, anzi ti senti peggiorare. Mantieni il sangue freddo, sempre positivo, mi raccomando, non incazzarti. Andrà tutto bene. Quando raggiungerai la tua prima tenuta della verticale puoi taggarmi oppure sulle storie Instagram, altrimenti puoi usare il mio hashtag GaggiYatarov, così almeno potrò vedere i tuoi progressi, che mi farà molto piacere. Altrimenti qualche volta puoi venire qui a Urban Academy a fare una lezione privata con me, così posso analizzare di persona il tuo livello, vedere i tuoi punti forti, i punti deboli. Infatti la privata non è obbligatoria, generalmente la si fa una volta al mese. Serve giusto per sapere se uno si sta allenando bene o meno, ma lì state a decidere, vedi tu. Buon allenamento e ti auguro tanto di raggiungere la verticale. Stammi bene e a presto.